21 febbraio 1848. Karl Marx e Friedrich Engels pubblicarono un manifesto del Partito Comunista che spiegava le idee sull'abolizione della proprietà privata e sull'abbattimento dei governi borghesi lasciando il posto ai governi proletari. Il comunismo doveva essere un movimento rivoluzionario in cui la classe proletaria di tutti i paesi uniti avrebbe rovesciato il sistema capitalista. Dopo la Prima Guerra Mondiale, tutti i paesi europei erano al collasso. L'inflazione era altissima, in alcuni paesi si toccarono livelli fuori controllo. Non c'erano enormi differenze tra vinti e vincitori. Tutte le popolazioni infatti erano ridotte alla fame. In tutta Europa le popolazioni, stremate dalla guerra, chiedevano più diritti, aumenti salariali, una riduzione lavorativa a 8 ore. Volevano un cambiamento radicale. Richieste a cui i governi europei non seppero però dare risposte concrete. Tutti i governi si erano indebitati per affrontare la guerra e le poche risorse non bastavano per migliorare le condizioni di vita degli operai, dei reduci di guerra, delle donne che avevano perso mariti e padri nella guerra e ormai sole faticavano a sbarcare il lunario. In tutta Europa crebbero le proteste di massa e le adesioni ai sindacati e ai partiti socialisti, che se prima della guerra erano stati messi sempre all'opposizione, adesso diventavano partiti di massa e si proponevano come guida delle richieste delle classi più povere, gli operai, i contadini e i soldati reduci dalla guerra. Russia, ottobre 1917. Quando in molte città iniziarono varie proteste di massa contro la povertà conseguente alla guerra, l'insurrezione degli operai e dei soldati portò al rovesciamento dello zar Nicola II. I Romanov e i loro 5 figli vennero tragicamente uccisi, ponendo fine ad una dinastia durata 300 anni. I loro resti furono prima bruciati e poi gettati in fretta e furia in una fossa comune. Febbraio 1917. Erano 3 anni che la Russia combatteva a fianco degli alleati della Triplice Intesa. Il popolo era stremato e ridotto alla fame. Le perdite al fronte erano state più di 6 milioni, tra morti, feriti e prigionieri. Il morale dei soldati, composto prevalentemente da contadini, era a terra. Le pesanti sconfitte al fronte avevano reso la vita della popolazione civile estremamente difficile. A Pietrogrado e a Mosca scoppiò la rivolta. Mentre le proteste di massa composte da soldati, operai e contadini occuparono i punti principali di controllo, alcuni soldati operai diedero vita ai soviet, delle assemblee democratiche che gestivano il potere politico ed economico della classe operaia e contadina. Iniziò così la rivoluzione russa. Rivoluzione che segnerà il crollo dell'impero russo zarista e l'instaurazione di una repubblica socialista federativa sovietica russa. I soviet e il comitato della Duma, il Parlamento russo, raggiunsero un accordo, deposero lo zar che fu costretto ad abdicare e formarono un governo provvisorio formato da cadetti, menscevichi e socialisti rivoluzionari. Poi convocarono le elezioni per l'Assemblea Costituente. Il governo provvisorio convinse le masse della necessità di continuare la guerra, altrimenti la resa sarebbe stata disastrosa e la Germania avrebbe invaso la Russia. Dopo la deposizione dei Romanov, il vuoto di potere portò ad un acceso conflitto tra le varie correnti dominanti del movimento socialista rivoluzionario russo. I menscevichi, nome derivante dal russo, che significa per appunto minoranza, conosciuti anche come riformisti, non volevano una rivoluzione armata, ma un cambiamento moderato attuata attraverso le riforme, e la corrente maggioritaria dei bolscevichi, dalla parola russa che significa appunto maggioranza, guidati da Lenin, che al contrario dei menscevichi volevano cambiare le cose attraverso una vera rivoluzione. I bolscevichi però non avevano avuto un ruolo da protagonisti nella rivoluzione di febbraio che rovesciò la monarchia dei Romanov. Benché i bolscevichi avessero 5 rappresentanti alla Duma, erano privi dei loro dirigenti migliori, tutti in volontario esilio all'estero o deportati in Siberia.
Con la scomparsa della monarchia a seguito della rivoluzione di febbraio, molti socialisti rivoluzionari considerarono le precedenti differenze tra menscevichi e bolscevichi come retaggio del passato e decisero di riunificare il partito in alcune zone locali. Quando i dirigenti bolscevichi Lev Kamenev, Joseph Stalin e Matvei Muranov tornarono a Pietrogrado dall'esilio siberiano e presero la guida della corrente bolscevica, decisero di riunificare il partito anche a livello nazionale. Ma il 3 aprile del 1917 Lenin, leader dei bolscevichi, non appena appreso dei fatti di febbraio, rientrò in patria dalla Svizzera dopo un esilio durato 17 anni. Lenin era un rivoluzionario, ma voleva la pace, non voleva che la Russia continuasse a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Nel marzo-aprile 1917 la leadership menscevica aveva infatti sostenuto un governo provvisorio formato dai socialisti rivoluzionari, anche se era fermamente contraria ad un proseguimento della guerra. Ma in questo modo, anche se in minoranza, i menscevichi ebbero almeno un loro rappresentante nel governo provvisorio. Tutto cambiò quando Lenin tornò in patria. Lenin indirizzò la corrente bolscevica in una direzione più radicale. Voleva una rivoluzione immediata e il trasferimento di tutto il potere ai soviet, il che avrebbe reso impossibile qualsiasi riunificazione con i più moderati menscevichi. Le sue idee, esposte alla conferenza del partito bolscevico, diventeranno le linee guida del partito, le famose tesi di aprile, in cui Lenin teorizzava di passare dalla rivoluzione borghese alla rivoluzione socialista. Le parole d'ordine per la presa del potere erano pace immediata senza riparazioni e annessioni, rovesciamento del governo provvisorio di ispirazione borghese e trasferimento di tutto il potere ai soviet, terra ai contadini e controllo della produzione industriale da parte dei consigli operai. Tra le popolazioni si fece sempre più strada la consapevolezza che, malgrado l'economia della Russia e le loro condizioni di vita fosse allo sfascio, i profitti delle imprese impegnate nella produzione bellica crescevano invece in maniera vertiginosa. Questo portò sempre più operai, contadini e soldati a prestare maggiore attenzione alla propaganda dei bolscevichi. Dal canto loro questo convinse sempre di più i bolscevichi che bisognava realizzare nel breve tempo possibile il passaggio del potere dal governo provvisorio, nato dalla rivoluzione di febbraio ed emanazione della proprietà terriera della borghesia industriale, ai soviet, che rappresentavano invece la classe operaia, quella dei contadini e quella dei soldati. 25 ottobre 1917. Le guardie rosse di Trotsky, il braccio destro di Lenin, irruppero nel palazzo d'inverno a San Pietroburgo, dove aveva sede il governo provvisorio guidato da Kerensky. Iniziò così una seconda rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre. I bolscevichi occuparono i punti più importanti di Pietrogrado: poste, telegrafi, stazioni ferroviarie, banche, ministeri. Il governo provvisorio non fece alcuna resistenza. Kerensky fuggì verso il fronte e gli altri ministri si rinchiusero nel palazzo d'inverno, ma la loro resistenza venne sopraffatta in poche ore. Il 25 ottobre Lenin decretò il passaggio del potere ai soviet. La rivoluzione bolscevica si diffuse in tutta la Russia a macchia d'olio. I bolscevichi costituirono un nuovo governo provvisorio, il Consiglio dei Commissari del Popolo, guidato da Lenin, e convocarono le elezioni per l'Assemblea Costituente. Alle elezioni si presentarono 4 liste: i menscevichi, i bolscevichi, i socialdemocratici detti i cadetti e i socialisti rivoluzionari. Sorprendentemente alle elezioni i bolscevichi ottennero solo il 25% dei voti, cioè solo un quarto dei seggi del Parlamento, mentre il Partito Socialista Rivoluzionario di Kerensky, che era stato appena spodestato, ottenne il 58% dei voti e quindi la maggioranza assoluta in Parlamento. Lenin, che era convinto di vincere facilmente le elezioni e di redigere la nuova Costituzione, a seguito del rifiuto dei socialisti rivoluzionari di concedere le riforme richieste dal Consiglio dei Commissari del Popolo, decise di sciogliere l'Assemblea Costituente e prendere in mano tutto il potere. Quando i bolscevichi presero il potere a San Pietroburgo, la Russia era uno stato in decadenza. L'esercito regolare non esisteva quasi più e la Russia era ancora in guerra contro la Germania di von Hindenburg. Il nuovo governo sovietico, guidato da Lenin, mosse subito i suoi primi passi ed emise i suoi primi atti formali.
propose a tutti i paesi in guerra un'apertura immediata di trattative per una pace giusta e democratica, senza annessioni e riparazioni. Lenin firmò quindi la pace di Brest-Litovsk con la Germania, ma i bolscevichi non mantennero le loro promesse. La pace che i bolscevichi firmarono prevedeva infatti la perdita di moltissimi territori russi. La Finlandia, la Polonia, l'Ucraina, i paesi baltici, territori che erano ricchi di materie prime e da sempre legati alla Russia, adesso passarono tutti in mano alla Germania. Distribuì le terre dei pomeschi senza risarcimento ai contadini che erano privi di terra e stabilì che le industrie dovessero essere controllate dagli operai. Sostituì la polizia con una milizia composta prevalentemente da operai. Venne realizzata la completa separazione tra Stato e Chiesa. Introdusse il matrimonio civile con uguali diritti per entrambi i coniugi e venne introdotto il divorzio. Introdusse la giornata lavorativa di 8 ore e tolse le differenze di trattamento tra soldati e ufficiali per quanto riguardava l'esercito. Dal punto di vista economico vennero nazionalizzate tutte le banche private. Il commercio estero divenne monopolio dello Stato. La flotta mercantile e le ferrovie divennero statali, mentre le fabbriche venivano affidate direttamente agli operai. Lenin denunciò anche tutti gli accordi internazionali, compresi anche quelli segreti, e sospese il rimborso dei prestiti ottenuti all'estero dagli zar. Ma la politica introdotta dal nuovo governo portò a una gravissima crisi tra le due forze protagoniste della rivoluzione. Quando i bolscevichi distribuirono le terre ai contadini, pensarono che fosse una misura sufficiente per risolvere i problemi alimentari delle città della Russia, ma si rivelò illusoria. Molti contadini, non più costretti a lavorare per qualcuno, iniziarono a produrre derrate alimentari solamente per il proprio fabbisogno. Non c'era più quel surplus di raccolto da riversare nelle città. Il governo fu così costretto a requisire il grano dai contadini più agiati, i cosiddetti kulaki, per rifornire le città di derrate alimentari, le cui scorte erano ormai esaurite. Ad inasprire i toni contribuì anche la nuova politica economica, il comunismo di guerra, una serie di provvedimenti drastici in cui non solo tutti i contadini furono obbligati a consegnare i loro raccolti alle autorità, ma era vietato qualsiasi commercio e qualsiasi proprietà privata, a favore di una politica della collettivizzazione. Col passare del tempo, il comunismo di guerra diventò insostenibile. Se la presa del potere da parte dei bolscevichi fu un successo, fu il consolidamento del potere che risultò difficile. A 2 mesi dalla firma del durissimo trattato di pace con la Germania, ci fu infatti un'ondata di indignazione che investì il nuovo governo. Scoppiò di nuovo la guerra civile. Nelle città e nelle campagne, guidate dagli oppositori al nuovo regime, ci furono rivolte e tumulti sociali. Movimenti controrivoluzionari guidati da socialisti, zaristi, democratici, liberali e nazionalisti insorsero e si ribellarono al potere del nuovo regime. I socialisti rivoluzionari in particolare misero in atto una serie di attentati terroristici, in uno dei quali anche Lenin venne gravemente ferito. Per mantenere l'ordine Lenin applicò il terrore rosso. Arresti di massa, deportazioni ed esecuzioni sommarie indirizzate contro rivoluzionari e ordinò l'uccisione di numerosi oppositori politici sia di destra che di sinistra. Durante la guerra civile, l'armata rossa bolscevica dovette confrontarsi anche con le armate bianche, composte da controrivoluzionari interni alla Russia e da contingenti delle potenze dell'intesa. Inghilterra, Francia, America, Italia e Giappone inviarono infatti i propri uomini a combattere i bolscevichi in Russia e operarono su diversi fronti, in Russia, in Ucraina, in Siberia e in Crimea. L'obiettivo era rovesciare il governo di Lenin e costringere la Russia a continuare la guerra. Infatti la ritirata dell'armata russa destò molta preoccupazione negli alleati, perché liberando il fronte orientale dalla guerra, la Germania avrebbe così inviato più truppe sul fronte occidentale, rendendo più difficile per gli alleati difendere le proprie linee di difesa. Ma l'armata bianca, così eterogenea, non riuscì mai ad organizzarsi in un esercito unificato e questo permise all'armata rossa di vincere e mantenere il potere. Dopo la guerra civile, Lenin ripristinò la pena di morte che era stata precedentemente abolita e costituì una polizia segreta, la Cheka.
La cieca aveva solo un compito: stanare i traditori della rivoluzione e i nemici del popolo. Le isole Solovski, a 160 km dal circolo polare artico, rappresentarono un luogo perfetto dove imprigionare gli oppositori politici del regime sovietico. Lenin adottò un sistema speciale di campo di prigionia, separato dal tradizionale sistema carcerario, destinati a riabilitare attraverso i lavori forzati i nemici del popolo. Sulle isole Solovski vennero deportati aristocratici, preti, contadini, operai, intellettuali considerati pericolosi per il regime bolscevico e le cui azioni e pensieri non contribuivano al rafforzamento della dittatura del proletariato. Sull'isola vi era un proprio tribunale politico che decideva o il prolungamento della pena detentiva o la fucilazione del detenuto. La propaganda di regime presentò questi campi di lavoro forzato come puliti, confortevoli, dotati di assistenza sanitaria, dove i detenuti potevano svolgere anche attività di svago e rieducazione, come la lettura e la messa in scena di opere teatrali. Ma le cose erano ben lontane dall'essere così. La verità era che i campi erano sovraffollati e senza riscaldamento. Le donne, che erano solo il 10% dei detenuti totali, servivano solo come oggetto sessuale per soddisfare le guardie dei campi. Da un centinaio di detenuti nel 1923, in 3 anni aumenteranno a 20.000, fino ad arrivare ad una popolazione di 1,5 milioni alla fine del 1940. Alla fine saranno 18 milioni i russi che passeranno dai gulag. Nella primavera del 21 una terribile carestia ridusse la popolazione alla fame, provocando milioni di morti. La politica economica fallimentare del comunismo di guerra portò Lenin a cambiare strategia. Applicò allora la nuova politica economica, la NEP, un sistema economico misto in cui la piccola proprietà e l'agricoltura venne affidata ad una gestione privata, caratterizzata da un'economia di libero mercato, mentre allo Stato spettava il monopolio delle banche, delle grandi industrie e del commercio estero. Questa parziale apertura ad un'economia di mercato ebbe un effetto positivo e portò al risveglio dell'economia russa. A partire dal 1922 la Russia si trasformò in uno stato più grande. Delle piccole repubbliche si aggiunsero alla Federazione Russa. In 15 repubbliche, tra cui l'Ucraina, la Bielorussia, la Georgia, i paesi baltici, l'Armenia e la Moldavia, vennero imposti dai governi sovietici sul modello di quello russo. I vecchi confini dell'impero zarista passarono ora sotto il dominio della Russia sovietica. Venne così proclamata la nascita dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Era nato il primo Stato al mondo di stampo comunista sulle ceneri dell'impero russo.